Ecco un'auto tutta nuova che sotto nasconde una Yaris, eppure sembra un'altra auto. Questo perché ci sono 24 cm in più distribuiti fra davanti e dietro, parafanghi squadrati, assetto rialzato e 3 cm più alta dal suolo. Estetica outdoor. Aggiungetele il nome Cross ed ecco una B-SUV giusta al momento giusto. Oggi, qui al centro prove di Vairano, proviamo Yaris Cross. È full hybrid e loro le sanno fare. Piace perché mossa, ma non troppo, osa meno di CHR, ma ha una presenza su strada che piace. Sembra quasi una RAV4 in miniatura. È grossa quello che serve, 4,18 m, siamo dalle parti di Captur, Puma, Kona, Juke. Ma lei volendo può essere scelta anche a 4 ruote motrici, come la Renegade, che però è 8 cm più lunga e un po' più datata. Anche dentro c'è tanto di Yaris, ma qui c'è una strumentazione mista analogico-digitale con uno schermo più grande configurabile che affianca 3 grandi lancette. E poi uno schermo da 9 pollici alto a portata di dito e di occhio. La grafica è stata ridisegnata ed è assai meno intricata rispetto a quella di Yaris. Si usa con grande facilità e integra una SIM per poter sfruttare i servizi online per mappe e informazioni sul traffico in tempo reale. Apple CarPlay e Android Auto ci sono e sono entrambi in modalità wireless. Il resto è la praticità di trovare il posto giusto per ogni cosa. Il cellulare con la sua ricarica wireless, il portafogli o per esempio le chiavi. E perché no le bottiglie, anche quelle da 1 litro. Va detto, le plastiche sono tendenzialmente tutte rigide, ma sono ben assemblate. L'occhio è appagato. Quella che oggi mettiamo sotto la lente dei nostri collaudatori è la versione a trazione anteriore 2WD. Di serie ci sono i cerchi da 18 pollici, gli interni misto pelle e tessuto, le barre portatutto sul tetto e poi le immancabili protezioni in plastica nera, anche per il frontale. Avrà fatto centro Toyota? Vediamo come stanno realmente le cose iniziando proprio dalla qualità e dagli assemblaggi degli interni, con Roberto Boni. La Yaris Cross è una Toyota e la Toyota è una marca giapponese e i giapponesi hanno un approccio alla qualità che è diverso da quello, diciamo, degli occidentali, degli europei, dei tedeschi in particolare. Di fatto il loro primo obiettivo è quello di avere una vettura completamente affidabile. L'affidabilità è il loro mantra e poi l'affidabilità e la funzionalità. Per cui la forma e il dettaglio non sono così importanti e quindi si ritrova nella Yaris Cross questa filosofia. Di fatto, per esempio, quando parliamo della verniciatura non ci sono problemi dal punto di vista estetico. Dove l'occhio del cliente cade, la verniciatura è perfetta, brillante, ben distesa, senza difetti. Se però andiamo a vedere, per esempio, nella parte bassa delle porte, ecco lì si vede che manca lo strato di trasparente. Un piccolo risparmio che non ha conseguenze dal punto di vista funzionale, che però contribuisce a limitare i costi di produzione. Ma non solo, un altro dettaglio tipicamente giapponese che non ha appunto ricadute dal punto di vista della funzionalità è il tappetino che è tagliato corto per risparmiare qualche centimetro di stoffa. Tanto lì non c'è bisogno perché lo si vede solo quando ci si abbassa. Ma comunque, ripeto, ciò non vuol dire che la macchina sia fatta male, semplicemente segue la filosofia tipicamente giapponese di privilegiare la funzionalità piuttosto che la qualità fine a se stessa del dettaglio super curato. I sedili sono ben curati, i rivestimenti sono ben applicati, senza sbavature e hanno anche quel piccolo dettaglio su cui io mi concentro sempre, delle guide dei sedili che non solo sono rialzate rispetto al piano del pavimento, ma sono anche racchiuse da dei carter di plastica in modo tale che non possono danneggiare le scarpe di chi siede dietro. Un altro dettaglio che denota l'attenzione, diciamo così, alla funzionalità più che ai costi è la cappelliera, o meglio, quello che non è un vero e propria cappelliera dove ci si possono appoggiare sopra le cose, ma semplicemente un piccolo foglio di tessuto per celare alla vista il contenuto del bagagliaio. Tra i fondamentali non dimentichiamo che per esempio l'assemblaggio dei pannelli della carrozzeria è ben curato, a parte qualche piccolo disallineamento del portellone, la macchina è ben costruita e anche nell'interno i pannelli della plancia, i pannelli delle porte, pur essendo semplici nella loro costruzione, sono ben costruiti, ben assemblati. Si notano sempre i soliti dettagli tipici della costruzione giapponese e anche coreana, per esempio nel vano bagagli, mentre il piano e il retro degli schienali
è rivestito di materiali tipo moquette, come ormai la norma su tutte le vetture. I fianchi sono di plastica rigida, sono più semplici da costruire, però col tempo tendono un pochettino a rovinarsi, perché se si carica qualche oggetto non con i spigoli appuntiti o quant'altro, tendono a rigarsi e rovinarsi. D'altra parte, sempre nel bagagliaio si nota un dettaglio ben fatto, che sono gli occhielli per fissare i nastri per assicurare il carico, che in questo caso sono applicati, cromati e ripiegabili, quindi una soluzione di buon livello. Prima ho aperto il cofano e ho notato che il motore sembra un po' infossato, ma come mai, Roberto? Qui stiamo parlando di una vettura derivata dalla Yaris. La base è quella della Yaris, i fondamentali sono quelli della Yaris, e quindi rispetto alle quote tipiche della Yaris, qui stiamo un po' più alti, e per esempio si vede molto facilmente che la serratura di aggancio del cofano è molto bassa, e quindi sul cofano hanno dovuto aggiungere un occhiello che si impegna con la serratura molto più lungo per poterla andare a prendere, perché il cofano è più in alto rispetto alla Yaris. E idem i parafanghi hanno una specie di supporto che si estende dal punto in cui si agganciano i parafanghi della Yaris normale, per poter realizzare una carrozzeria da SUV che è più alta. Sempre parlando di funzionalità, i comandi sono tutti piacevoli da azionare, non particolarmente eleganti e pastosi, ma comunque a portata di mano, tutti intuitivi, come è logico nelle cose giapponesi, che non cercano soluzioni particolarmente raffinate, ma appunto sempre per favorire l'utilizzatore. 24 cm in più di Yaris, ma come e dove sono distribuiti? Le misure in abitacolo sono praticamente le stesse, buone, di Yaris. Nel dettaglio ci sono 4 cm in più sopra la testa, mentre la larghezza del divano è rimasta invariata, 1,26 m, il che vuol dire che 3 persone stringendosi un po' ci stanno. Ma la vera differenza, quella tangibile, sta nel bagagliaio. 397 litri dichiarati dalla casa, 341 quelli effettivamente misurati contro i 286 di Yaris. Il vano poi è più profondo, 80 cm contro 66. Il sedile si reclina 40-20-40 e c'è anche la particolarità, scusate il gioco di parole, del doppio fondo sdoppiato. Un confronto con le rivali dirette? Per darvi un'idea, la Captur, che però ha la panca scorrevole, misura 334 litri, Puma, con il suo Megabox, arriva a 290 litri, Juke a 348. Adesso vediamo come va. Prima cosa, la seduta è stata rialzata. Il punto H per gli addetti ai lavori, cioè l'altezza da terra della seduta, è 6 cm in più rispetto alla Yaris a ruote basse. Legacy avere una migliore visuale lungo la strada. Il full hybrid non si ricarica alla presa, fa tutto da solo perché lo fa in marcia, un pensiero in meno. Si parte sempre in elettrico, 0 vibrazioni, 0 rumore, e quindi gli start and stop semaforici sono più facili da digerire. Il motore, ormai lo saprete, è il classico 1500 aspirato a ciclo Atkinson, che lavora a braccetto con un motore elettrico per una potenza complessiva di 116 cavalli. Il supporto elettrico della batteria agli ioni di litio da 4,3 Ah fa in modo che il termico abbia meno da fare, e quindi quell'effetto trascinamento che caratterizza la trasmissione ECVT epicicloidale di Toyota si avverte un po' meno. Certo, se pretendete il massimo, magari siete in autostrada, dovete affrontare un sorpasso veloce o siete banalmente in salita e quindi affondate con decisione sul pedale dell'acceleratore, il 3 aspirato alza un po' la voce con una tonalità costante e abbastanza percettibile in abitacolo. Insomma, il comfort in generale è di buon livello, ma va detto, i disturbi dell'aria si fanno sentire anche a velocità di poco sotto il limite autostradale. Insomma, Yaris Cross è facile, intuitiva e pratica, è compatta in città, ma ha i centimetri che servono per accogliere una famiglia moderna con relativi bagagli. L'efficacia dell'ibrido Toyota emerge prepotente in città, suo regno incontrastato, con 25,6 km/litro, esattamente come la sorella berlina. In statale 20,7, e anche nella situazione più sfavorevole per i motori ibridi, cioè l'autostrada, i dati parlano di un più che rassicurante 15,1 km/litro. Numeri che alla fine regalano un'ottima media, 19,8. Ma come sempre adesso è importante affidarla alle mani del nostro Ottavio Tonti per capire come si comporta nei nostri test che simulano manovre d'emergenza.
Sto eseguendo il cambio di corsia e rettilineo sull'asciutto, la prova di stabilità nostra classica. Nei cambi di direzione l'ESP interviene in maniera puntuale, precisa e non invasiva e permette di fare transitori molto agevolmente. Mi sto approcciando al cambio di corsia in curva, siamo sopra i 100 km/h, rilascio gas. L'intervento dell'ESP è preciso, puntuale, poco invasivo, la vettura gira, ha un leggero sovrasterzo ma è praticamente neutra e la manovra nel complesso è assolutamente sicura. Il carico dello sterzo è piuttosto leggero, il feedback è discreto, cioè trasferisce relativamente l'impegno delle ruote anteriori al pilota. L'assetto è piuttosto morbido, è una vettura più volta al comfort che alla sportività, ma questo non toglie nulla dal punto di vista dell'agilità invece. La prova del doppio cambio di corsia bagnato la facciamo in rilascio acceleratore, cioè senza appoggiare il piede sul freno, proprio per verificare il corretto funzionamento del controllo elettronico di stabilità. In questa prova la Yaris si comporta assolutamente bene. Abbiamo un cambio di direzione veloce, agevole, grazie al fatto che l'assetto è ben tarato, indipendentemente solo dal comportamento dell'ESP, proprio l'assetto che è ben tarato, infatti la vettura risulta agile. L'abbiamo analizzata, misurata e guidata. Adesso però manca solo una cosa per avere il quadro completo, gli ADAS. E allora subito parola a Cristiano e Gianfranco. Allora Marco, abbiamo appena terminato la sessione di test ADAS sulla Yaris Cross che ha superato con facilità tutto il nostro protocollo di prova. Ha infatti raggiunto le velocità di 50 km/h sia sul pedone bambino che sul pedone adulto che spinge il passeggino. Infatti Gianfranco, ho visto che avete seguito il test con il pedone adulto, il passeggino e il bambino, ma non avete fatto il test con il pedone adulto singolo. Come mai? Il nostro protocollo prevede che nel momento in cui il test con pedone adulto che spinge il passeggino venga superato egregiamente, come in questo caso, non è necessaria la verifica con il pedone singolo. Anche negli scenari car to car la Yaris Cross si è comportata molto bene. Ha superato senza esitazioni gli scenari moving, quindi 60-20 km/h e lo scenario statico al 100%. Sullo scenario statico al 25% benino, in quanto ha fornito dei warning alla velocità di 30 km/h e delle frenate in alcuni casi con successo e in altri casi con mitigazione alla velocità dei 50 km/h. Bene anche nella ripartenza con arresto, lo scenario in cui simuliamo tipicamente l'approccio a una rotonda. Purtroppo però non è stato possibile testare l'uscita in retromarcia dal parcheggio, perché sull'esemplare in prova mancava l'assistenza al traffico trasversale, invece presente di serie sull'allestimento Premier per il mercato italiano. E allora ecco una nuova B-SUV pronta a lanciarsi nella mischia. Ma adesso chiedo a voi, quale scegliereste e perché? Ditemelo qui sotto nei commenti.